Coppie di fatto e successioni. Che cosa succede? L'unione tramite coppia di fatto è stata prevista dal nostro ordinamento a partire dal 2016, a seguito della legge Cirinnà. La coppia di fatto è un contratto che viene depositato all'anagrafe e può essere valido sia tra coppie dello stesso sesso che tra coppie di sessi diversi. Grazie a questa tipologia di contratto il partner ha la possibilità di dare assistenza ospedaliera al componente della coppia che si trova in stato di malattia o infortunio. È possibile altresì anche sottoscrivere un'impresa, una ditta familiare con il contratto di coppia di fatto e lo scioglimento di questo contratto avviene tramite comunicazione sempre all'ufficio anagrafe. Cosa succede in caso di successione, appunto, tra componenti di una coppia di fatto? Il partner superstite, in caso di contratto di locazione, contratto dal defunto, può subentrare al contratto stesso. In caso di un danno subito dal partner defunto, il risarcimento spetta al componente superstite della coppia di fatto, mentre invece in caso di morte di un componente di una coppia di fatto sul lavoro, il TFR non spetta al partner superstite, a meno che lo stesso TFR non sia stato destinato al partner con un testamento. Altro aspetto da non sottovalutare è quello del diritto di abitazione. A differenza di un matrimonio o di un'unione civile dove il diritto di abitazione spetta a vita al partner superstite, in caso di coppia di fatto invece il partner mantiene un diritto di abitazione pari al periodo di convivenza registrata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di convivenza registrata per 3 anni, a seguito del decesso di uno dei due componenti, l'altro mantiene il diritto per solamente 3 anni. È molto diverso, come dicevo prima, dal matrimonio e l'unione civile. Ai fini patrimoniali, in caso di successione, il partner superstite non ha alcun diritto dal contratto di coppia di fatto. Per la legge, infatti, viene equiparato a un estraneo. È molto importante recepire questa informazione perché è l'unico modo per andare poi a tutelare la propria famiglia. La differenza rispetto a un matrimonio e un'unione civile è molto ampia da un punto di vista successorio. Infatti, non maturando alcun diritto come partner superstite, ti troverai molto spesso ad avere a che fare con i genitori. È importante però valutare se un figlio, magari in giovane età, sia in condizione di gestire al meglio un patrimonio ricevuto oppure se l'altra figura genitoriale possa essere anche una garanzia che lo stesso venga gestito in maniera ottimale. Come potrai aver percepito, in caso di successione di una coppia di fatto è fondamentale pianificare perché i problemi e i litigi familiari sono dietro l'angolo. Se sei all'interno di una coppia di fatto è quindi fondamentale andare a fare una pianificazione successoria. Solo in questo caso potrai evitare inutili litigi tra il tuo partner e la tua famiglia di origine o i figli e gestire al meglio il patrimonio oggetto di successione. Per questo video è tutto, ti ringrazio per l'attenzione, se hai delle domande scrivimele pure qui sotto nei commenti e ti aspetto alla prossima puntata.